Oggi altro video compleanno, sì, però è il mio. Abbiamo festeggiato poco tempo fa il compleanno del canale e oggi festeggiamo il mio. Ovviamente, per l'evento importantissimo a livelli mondiali, non potevo non portarvi la mia classifica estiva. Così sarete tutti finalmente felici che me lo state chiedendo da circa 2 mesi. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito. Ciao a tutti, ciao YouTube, benvenuti se è la prima volta che guardate i miei video e bentornati a tutti gli altri. Come abbiamo detto prima, video compleanno, quindi mi raccomando, fatemi un bel regalo, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video, cliccate sulla campanella. Non mi stancherò mai di dirvelo, dovete farlo tutti, anche se siete già iscritti. Ed infine, come ultimamente faccio, vi lascio in descrizione tutti i dettagli per poter fare una piccola donazione al canale in caso voleste contribuire alla crescita. Mi raccomando, oggi è il mio compleanno, quindi andate piano con le donazioni perché altrimenti rischiate di intasarmi l'account, quindi calma. Scherzo, ovviamente. Detto questo, classifica dei miei profumi per l'estate. Cominciamo subito. No, non è vero, non cominciamo subito perché prima di cominciare con la classifica vera e propria, volevo portare 2 menzioni speciali. La prima, la prendo, è questa qui, Cologne Royale di Dior. Vi starete chiedendo, l'anno scorso in classifica, quest'anno solo menzione speciale. Come mai? Molto probabilmente perché è davvero troppo semplice. Ho già espresso l'anno scorso il mio pensiero a riguardo su questo profumo, che quando fa tanto caldo, questo genere di profumi, almeno per me, è l'unica cosa che mi piace indossare, perché comunque ti danno un senso di benessere, di freschezza assoluto, ma proprio questo tipo di benessere e freschezza assoluto è un'arma un po' a doppio taglio, perché comunque fa sì che questo profumo sia davvero molto semplice, quasi, non voglio dire dopo doccia o acqua corpo, perché in realtà non lo è assolutamente, altrimenti non avrei speso neanche tutti questi soldi per questo profumo. Però il senso che dà è quello. Quindi niente, quest'anno decido di portarlo come menzione speciale, però in ogni caso è d'estate veramente una manna dal cielo. Cologne Royale di Dior. Seconda menzione speciale, lo prendo, è questo qui, Cannabis Salata di Bois 1920. Lo porto innanzitutto per chi volesse un'alternativa ai classicissimi acqua di sale o mega mare. Se volete una descrizione più dettagliata, comunque vi lascio il link del video che ho pubblicato qualche settimana fa, così potrete sapere qualcosina in più. Dato che non ho avuto comunque tempo di utilizzarla profondamente, diciamo così, la porto come menzione speciale. Però la trovo una fragranza davvero molto interessante. Sì. In ogni caso, Cannabis Salata di Bois. Ok, allora partiamo con la classifica vera e propria. È chiaro che la classifica in realtà non è una classifica veritiera, nel senso che sì, ci sono fragranze che preferisco utilizzare rispetto ad altre, però sapete quanto comunque la scelta di un profumo è determinata da un sacco di fattori. Quindi in realtà quello che io oggi inserisco al 10° posto potrebbe poi diventare il primo e viceversa. Comunque, 10° posto per Sicilian Leather di Memo Paris. 10° posto perché? Perché per quanto possano essere presenti gli agrumi in questo profumo, è una fragranza che gira intorno al cuoio. Quindi per la stagione o comunque per i giorni più caldi forse è un po' difficilotto utilizzarlo. Diciamo che questo è un profumo adattissimo per la primavera inoltrata e per il primo periodo estivo, quello magari meno caldo, ecco. Però lo trovo molto interessante. Quindi al 10° posto Sicilian Leather di Memo Paris. Andiamo avanti con il 9° posto, dove ho inserito Beloved Man di Amouage. Questo è un profumo che amo tantissimo alternare a Grand Soir per le sere d'estate. È super aromatico, speziato, legnoso. È un profumo davvero molto complesso. 9° posto perché è un profumo che di giorno
faccio un po' fatica ad utilizzarlo, quindi mi vincola un po' l'utilizzo per la sera. E come ho detto prima, mi piace tantissimo alternarlo a Grand Soir, profumo che non porterò in questa classifica, e semplicemente perché questo ha comunque un'apertura, se vogliamo, più fresca. Grand Soir sappiamo che è tutto tranne che fresco, e quindi non me la sono sentita di portarlo nella classifica estiva, anche se poi mi piace tantissimo indossarlo la sera. In ogni caso, al 9° posto, Beloved Men di Amouage. All'8° posto ho voluto inserire questo profumo che si chiama Fleur d'Oranger 27 di Le Labo. Molto semplice nella sua composizione, nel senso che abbiamo fiori e agrumi. È un profumo davvero molto molto elegante, e chi ama il Neroli deve almeno provare questo profumo. Potrebbe essere un'ottima alternativa al Neroli Portofino di Tom Ford, visto che tanti si lamentano che Neroli Portofino è una fragranza elegante, buona, eccezionale, tutto quello che volete, ma purtroppo sulla pelle non performa. Secondo me questo potrebbe essere una validissima alternativa e performa decisamente meglio, questo ve lo posso assicurare. Quindi al numero 8 Fleur d'Oranger 27 di Le Labo. Andiamo avanti con il numero 7, che è, eccolo qua, Mega Mare del Chi. E allora, non sono sicuro, forse, e dico forse, ha perso una posizione in classifica? Non lo so, non sono andato a vedere, sono sincero, non mi ricordo, però forse l'anno scorso l'avevo inserito in sesta, quest'anno lo inserisco in settima. Però Mega Mare è sempre Mega Mare, attenzione, cioè, a me piace davvero tanto. È una fragranza che divide molti, mi sto accorgendo che divide tante persone, perde una posizione perché non è un grandissimo profumo versatile. Secondo me va indossato solo in determinate circostanze, proprio per queste sue famosissime performance mostruose, e questo vi vincola. Mi dispiace dirlo, ma volete il profumo super performante? Secondo me un po' vi vincola, però in ogni caso è un profumo che mi piace utilizzare, quindi comunque lo porto in classifica. Però sì, 7°. Mega Mare. Al 6° posto vi sorprenderò. Virgin Island Water di Creed. Questo mi ricordo l'anno scorso lo portai in seconda posizione, forse? Sì, dovrebbe essere seconda posizione, e quest'anno addirittura in sesta. Mi state chiedendo perché? Semplicemente perché vi odio tutti, cioè no, vabbè, scherzi a parte. E vi ho già confessato quanto, almeno per me, l'estate si suddivide in 2 categorie per quanto riguarda i profumi. Profumi per la città e profumi per le vacanze. Questo è un profumo prettamente vacanziero, cioè a me non piace indossarlo in città. Io quest'anno molto probabilmente non farò vacanze, e anche perché vi ho confessato in live che sto per diventare papà, quindi non andremo da nessuna parte, e quindi lo inserisco al 6°. Vi risparmio il viaggio olfattivo che vi feci l'anno scorso, però vabbè, è chiaro che le sensazioni e le emozioni sono sempre le stesse, però ripeto, non facendo le vacanze quest'anno molto probabilmente lo utilizzerò pochissimo, se proprio zero, e quindi lo porto perché lo ritengo comunque un profumo validissimo, però io purtroppo non lo userò, e quindi numero 6 Virgin Island Water di Creed. Allora, 5° posto, eccolo qui, Vetiver di Roja. In questo caso abbiamo la versione Parfum Cologne. Non fatevi ingannare dalla parola Cologne, perché non è uno dei Cologne, ma bensì uno dei Parfum, quindi ha comunque un'alta concentrazione di oli. Diciamo che il discorso Cologne è più nel concetto della fragranza, quindi abbiamo un'apertura molto più frizzante rispetto al classico Vetiver di Roja. Proprio per questa sua apertura super frizzante lo porto in classifica. È un profumo di un'eleganza incredibile e si sentono tantissimo i fiori nelle note di cuore, anche se credo che la parte più interessante del profumo sia nelle note di fondo, tanto che nelle note d'apertura ci sono solo gli agrumi, nelle note di cuore ci sono solamente rosa e gelsomino,
nelle note di fondo c'è un mondo, davvero un mondo, e si evolve tantissimo questo profumo, è di un'eleganza incredibile e proprio per questo lo inserisco al quinto posto, perché per quanto possa sembrare un profumo semplice all'inizio, poi non lo è, quindi questo vi vincola un pochettino, non è proprio quel tipo di vetiver da utilizzare tutti i giorni, ecco, però per il resto è un profumo eccezionale. Quindi al quinto posto Vetiver Parfum Cologne di Roja. Al quarto posto troviamo Oud Bleu di Fragrance Dubois. Su questa fragranza c'è poco da dire, è pazzesca. Vi lascio il link in descrizione nel caso voleste sapere qualcosina in più di dettagliato sulla fragranza. In ogni caso è una bomba al cardamomo e oud. Lo inserisco al quarto posto perché secondo me il costo è, non voglio dire eccessivo, perché comunque all'interno ci sono delle materie incredibilmente pregiate, però cioè, questo vi vincola, uno, all'acquisto e due, anche nel metterlo. Cioè, io vi dico, io lo indosserei molto di più, ma il problema è che quando voglio metterlo so quello che l'ho pagato, cioè lo metto veramente con parsimonia, e questo è un peccato, anche perché cioè, a meno che vabbè, non abbiate una disponibilità economica non indifferente, questo potrebbe essere tranquillamente il vostro profumo firma per l'estate. Cioè, questo potrebbe accompagnarvi durante tutta l'estate, di giorno e di sera. Quindi davvero è un profumo incredibile. È chiaro che è impegnativo, ma il problema è che poi è impegnativo solo sotto il punto di vista economico, perché la fragranza è tutto tranne che impegnativa. Buonissima, si percepisce la qualità della materia, ma non è affatto impegnativa. Proprio per questo dico potrebbe essere tranquillamente il profumo della vostra estate, perché olfattivamente è easy. In ogni caso, se non l'avete provata, metteteci il naso sopra perché davvero è un'ottima fragranza. Quindi quarto posto, Oud Bleu di Fragrance Dubois. Arriviamo al podio. Terzo posto, si conferma il mio amato Creed Silver Mountain Water. Profumo pazzesco, bellissimo. Questo è davvero un sorso d'acqua pura, freschissima. E qualche giorno fa ho tenuto la mia prima live sul canale, mi hanno chiesto i miei 5 Creed preferiti e posso dirvi che tra quei 5 c'era lui. C'è da dire che ha un DNA tutto suo, nonostante abbia 25-26 anni sulle spalle, e lo trovo super attuale. Cioè, questo è un profumo senza età. Questo è un profumo senza età e adatto ad ogni occasione. Cioè, con questo non sbagliate mai, anche perché poi, nonostante questa sua età, non è un profumo vintage, cioè sa tutto tranne che di vintage. È un profumo di un'eleganza mai ostentata, per questo dico che comunque è adatto ad ogni occasione, però è incredibile. Sulle performance forse sì, c'è qualcosina da ridire per voi cultori dei profumi performanti. Sicuramente questo forse un po' vi deluderà sotto quell'aspetto, però è tanta roba. Silver Mountain, terzo posto. Allora, siamo arrivati alla resa dei conti e sapete che mi piace sorprendervi, e quindi veniamo subito al succo, perché al secondo posto quest'anno, visto che non c'è Virginia Water, vi porto Assivat di Nishane. Perde una posizione rispetto alla classifica 2020, perché l'anno scorso l'ho misi in prima posizione, ma vabbè, rimane ancora uno dei miei preferiti in assoluto come profumo. Continuo a trovarlo un profumo pazzesco e uno dei migliori che c'è oggi sul mercato. È chiaro che non voglio perderci troppo tempo perché comunque ne abbiamo parlato davvero tante volte, quindi non ha senso parlarne ancora, però è incredibile. E vi dirò di più, apro una parentesi, tantissime persone mi hanno detto che l'hanno comprato blind buy, ce ne fosse stata una che mi abbia detto mi ha fatto comprare un profumo di M.
tutti hanno solo pensieri positivi su questo profumo. Quindi se ancora non lo avete sentito, dovete, mi dispiace vi tocca, dovete. Nishane Asimat. Perfetto, numero 1. Numero 1, vi porto un profumo che mi sta sorprendendo tantissimo e non ne abbiamo mai parlato sul canale in realtà. E cosa sarà mai? Che cos'è? Ve lo dico subito. L'Homme à la Rose di Maison Francis Kurkdjian. Allora, la prima cosa che salta all'occhio, vediamo se riesco a farvela vedere, è la rosa che si cela all'interno della bottiglia. Spero di essere riuscito a farvelo vedere perché non lo so. Però, comunque, se siete riusciti a vederla, tenetela a mente questa cosa. Allora, c'è da dire che, innanzitutto, con questo profumo, in questa posizione, volevo lanciare un messaggio importante, che è quello di non aver paura di indossare i fiori. Mi raccomando, non abbiate paura di indossare i fiori, anche se stiamo parlando di una rosa. Ovviamente è un messaggio, avrete capito, è dedicato agli uomini e non alle donne. Non sarà certamente la rosa più elegante che abbia mai sentito, ma proprio per questa sua facilità di approccio la porto al numero 1. Sa essere molto maschile, nonostante questa sua inclinazione ad essere un po' debole. Non a livello prestazionale, attenzione, perché comunque ha delle ottime prestazioni, quanto a livello olfattivo. Questa debolezza però è un po' nascosta, per questo vi dicevo tenete a mente la bottiglia, nel particolare della rosa nascosta, perché questa debolezza non si fa sentire subito, perché l'apertura è davvero molto frizzante, con questo pompelmo super presente. Secondo me è utilizzato in dosi molto massiccia, sia nel succo che nella buccia. E quindi ha un'apertura davvero davvero molto maschile, molto rinvigorente. È quasi pungente, ecco. Però c'è da dire che una volta affievolito questo agrume, arriva questo lato un po' debole, che è quello della rosa. Però ripeto, debole nel senso che questa rosa sembra voler essere un po' timida. Ma proprio per questo trovo che questa fragranza si adatta perfettamente all'universo maschile, proprio perché non è una rosa che vuole ostentare. E quindi, secondo me, potrebbe essere un ottimo approccio per chi ancora ha qualche problema con i fiori, ecco. In ogni caso, davvero, provatela, perché secondo me merita tantissimo. Ed estate poi è una figata pazzesca, ragazzi. Davvero mi sta sorprendendo. Quindi al numero 1, l'Homme à la Rose di Maison Francis Kurkdjian. Va bene, ragazzi, che dire? Direi che per oggi abbiamo finito. Intanto volevo ringraziare tutti per i messaggi che mi hanno mandato nell'ultimo video che ho pubblicato la settimana scorsa, e mi dispiace che qualcuno abbia frainteso quello che volevo dire, però ho avuto modo di chiarirmi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!